Passiamo ora a uno dei più attesi relatori di questo congresso, Monsignor Brunero Gherardini, professore ordinario di Ecclesiologia ed Ecumenismo per 37 anni alla Pontificia Università Lateranense. È direttore della rivista teologica Divinitas. È stato membro della Pontificia Accademia San Tommaso e della Pontificia Accademia Teologica Romana. È uno dei massimi esperti del luteranesimo e della teologia di Karl Barth, impegnato nel dialogo ecumenico con le comunità rappresentative della Riforma e con i suoi maggiori esponenti. Autore di numerose pubblicazioni di ecclesiologia, di mariologia e di ecumenismo. Meno noto, ma ugualmente importante, il suo interesse verso la mistica. Soprattutto sono da conoscere, da leggere i suoi scritti sulla beata Dina Bélanger, una mistica di primissimo ordine nel campo soprattutto della mariologia. E ultimamente è salito così quasi alla ribalta dell'attenzione pubblica mondiale, anche transalpina e transoceanica, che sono stati tradotti in francese e in inglese, i suoi libri sul Concilio Vaticano II e sulla tradizione, che potete trovare anche esposti qui nel banco dei libri. È autore di numerosi articoli, strenuo difensore della verità cattolica, con lodevoli puntualissimi interventi teologico-apologetici. Ci parlerà oggi proprio del cuore del tema fondamentale del nostro simposio, del nostro congresso. Ci parlerà dell'indole pastorale del Concilio Vaticano II e ci proporrà una sua valutazione. Prego, Monsignore. Eminenza ed eccellenze reverendissime, cari confratelli, reverende suore, amici. Mi verrebbe la tentazione di prendere i miei fogli e concludere già quello che si attende da me col dire: avete già ascoltato tutto, perché tutto è stato detto. Se questo non lo faccio è semplicemente perché può darsi, non lo so, spero anzi che lo sia, che qualcuno avverta qualche sfumatura o qualche accentuazione personale in quello che mi riprometto di dire, e che possa essere questo sommato a tutte le belle e tante cose che ci ha detto Sua Eccellenza, per comporre l'insieme in una visione più completa e più ricca. A conferma, se me lo permette, Eccellenza, di una delle tante idee che ha detto, vorrei portare anche la mia esperienza proprio di ormai vecchio, in tutti i sensi vecchio, professore di ecclesiologia, e dirle che quella idea della ripresentazione, almeno da Odo Casel in poi, nonostante tutte le sue esagerazioni, è l'idea corrente della sacramentalità, e non si può dire qualche cosa di diverso, perché effettivamente tutta la sacramentalità, e quindi la Chiesa come sacramento, e i sacramenti della Chiesa, eccetera, non sono uno ziccaron veterotestamentario. Sono, i tedeschi ce lo dicono, una Vergegenwärtigung, una ripresentazione, o meglio, riattualizzazione del mistero passato. E questa è la sacramentalità che è e che si vive nella Chiesa. Ma vengo al mio tema. C'era una volta la cosiddetta Araba Fenice. Tutti ne parlavano, ma nessuno l'aveva mai vista.
E c'è oggi una versione aggiornata dell'arabo fenice, di cui pure tutti parlano, e nessuno, tranne Sua Eccellenza, che ce ne ha dato dimostrazione in questo momento, nessuno sa dire di che cosa si tratti. Si chiama pastorale. La parola certamente in sé e per sé non è un problema, essendo evidente la sua derivazione da pascere, un verbo che nasce dal latino pabulum, cioè pascolo o anche cibo, dal quale prende vita una famiglia non numerosissima, ma ben individuabile nei suoi componenti. Pascere, appunto, nel senso di condurre al pascolo, o anche dare da mangiare, donde anche pastum, di cui l'italiano pasto non è che un calco, e che potrebbe tradursi anche come cibo. E ancora pastor, che indica colui che conduce al pabulum, che procura il cibo, oppure colui che custodisce il gregge. Pastor a sua volta diventa il padre di pastoricia ars, cioè in italiano è chiaro pastorizia, arte di chi alleva il bestiame. Diventa il padre anche di pastura, col significato di pascere all'aperto, oppure il padre di pasturale o pastorale, già presente nel tardo latino per qualificare l'abito, i cibi, le usanze, il linguaggio del pastore. Non discende invece da questa premessa la cosiddetta pastorizzazione, che nasce dal francese pastoriseur, il quale a sua volta nasce da Pasteur, che è l'inventore della pastorizzazione e che è tutt'altra cosa. Riguarda certi cibi liquidi e la loro conservazione. Dal lemma originario l'italiano deriva altri discendenti, allargando così la parentela. Pastora, pastorella, cioè la donna, in genere una giovinetta, che conduce il gregge al pascolo, oppure pastorecchio o pastorizio, dal latino pastoricius, che è una variante di pastorale, oppure pastorello, diminutivo maschile di pastore, insieme con pastorella, diminutivo femminile di pastora. Ma è anche la poesia recitata dai piccoli a Natale davanti al presepe. E al plurale pastorelli è usato, o si usò, per indicare i ragazzi che all'inizio del XIV secolo formarono una crociata. Pastorale entrò molto presto nel gergo ecclesiastico per qualificare 3 lettere dell'Epistolario Paolino, oppure l'attività degli evangelizzatori e del loro insegnamento,
o anche le insegne vescovili, quali l'anello, il bacolo, le lettere. Più recente, ma non moderno, è l'uso di pastorale con riferimento alla teologia. Non basta dire riferimento per capire di quale pastorale si tratta, bisogna aggiungere con orientamento non dogmatico. Anzi, in origine fu antidogmatico. Al di fuori del gergo ecclesiastico, un uomo di media cultura molto facilmente collegherà pastorale alla ninfa della poesia arcadica, al componimento poetico di origine provenzale, di contenuto amoroso, alla egloga vergiliana, al dramma Lamenta di Torquato Tasso, alla musica di carattere semplice, tenero, con specifica tipizzazione nella sesta di Beethoven. Tutto questo interessa fino ad un certo punto. A noi interessa sapere se questa parola ha una sua presenza e quale nel Vaticano II. Dopo uno spettro semantico di tale ampiezza, la allusione alla sconosciuta ed invisibile araba fenice potrebbe apparire una insostenibile contraddizione. Se non che il condizionale potrebbe è neutralizzato dalla assenza nei documenti conciliari, dico in tutti e 16 i documenti conciliari, assenza di una ragione sufficiente che lo giustifichi. Dico ragione sufficiente, perché se dicessi che nei documenti conciliari non c'è la parola pastorale, darei la dimostrazione di una crassa, di una imperdonabile ignoranza del Vaticano II. La parola c'è, anzi, la parola abbonda, e a tal punto abbonda da qualificare, da tipizzare il Vaticano II per quello che è, cioè concilio pastorale. Il Vaticano II, infatti, parla a più riprese di questo aspetto che ha voluto darsi con la parola pastorale. Parla di azione pastorale. Non sto a dirvi, quando sarà pubblicato tutto, troverete tutto nelle note, ma per non perdere troppo tempo, non alludo neanche ai documenti di riferimento. Ad ogni modo, Vaticano II parla di azione pastorale. Ma questa visione generica aggiunge immediatamente qualche cosa di più preciso: attività pastorali. Individua varie necessità pastorali e a fronte di esse auspica l'istituzione e la reciproca collaborazione di vari sussidi pastorali. E non manca di segnalare tra questi sussidi la programmazione e la organizzazione, cito ancora la lettera, di corsi, congressi, centri, con relative biblioteche destinate agli studi pastorali, da affidare
a persone altamente capaci. Al fine di estendere entro un raggio il più ampio possibile la sensibilità pastorale e le opportune conoscenze pastorali, il Vaticano II fa obbligo ai presbiteri, ai vescovi prima, di studiare da soli o a livello interdiocesano il sistema migliore, che assicuri ai presbiteri, soprattutto qualche anno dopo la loro ordinazione, l'opportuno approfondimento di metodi pastorali. E poiché un forte contributo alla azione apostolica può venire anche dal fronte laico, il Concilio invita vescovi e in genere il clero a scegliere le persone più adatte, sacerdoti qualificati, dotati delle qualità necessarie e convenientemente formati, che a loro volta impartiscano un'adeguata formazione ai laici, per poi affidar loro speciali compiti di azione pastorale. E poiché l'unità di intenti fra sacerdoti e vescovi renda sempre più fruttuosa la loro presenza e la loro azione pastorale, si sollecita una periodica riunione di clero, allargata anche ad altre componenti della comunità cristiana, agli altri membri dell'organismo ecclesiale, per trattare insieme questioni pastorali. Non basta. Alle conferenze episcopali delle singole nazioni viene caldamente raccomandato di avere a cuore e di promuovere la formazione pastorale del clero mediante istituti pastorali, in collaborazione con parrocchie opportunamente scelte, convegni periodici, appropriate esercitazioni pastorali. Ne poteva mancare un richiamo alla competente autorità ecclesiastica territoriale per la fondazione di un istituto di pastorale liturgica che valga e che si valga meglio di esperti in liturgia, in musica, in arte sacra e in pastorale. Questi dati dimostrano che l'Araba Fenice è di casa nel Vaticano II, ma che il Vaticano II non dice chi sia o che cosa sia. Chi regge e pasce il popolo di Dio viene incitato ad incarnare il buon pastore che dà la vita per le sue pecorelle e a seguire l'esempio di quei preti che, anche ai nostri tempi, non esitarono a sacrificare se stessi per il proprio gregge. In breve, nell'esortare il clero, apparsi di giorno in giorno strumento d'un sempre più idoneo servizio al popolo di Dio, il Vaticano II dichiara esplicitamente che la sua finalità è pastorale e si ripromette il rinnovamento interno della Chiesa, la diffusione del Vangelo in tutto il mondo, l'instaurazione
di un rapporto dialogico con esso. Ecco, una tale finalità corrisponde evidentemente ad una idea di pastorale. Da una tale finalità può trarsi un concetto di pastorale, ma il Vaticano II non lo dice. Lascia a noi. È un compito che viene riservato a noi. Io posso dire che questa nozione è vaticana proprio perché la deduco dal Vaticano II, ma il Vaticano II non lo dice. E che cosa deduco? Una nozione che potrei definire in questi termini: un rapporto dialogico col mondo da parte di una Chiesa rinnovata nei suoi metodi di evangelizzazione e di apostolato. Lo dico io, sulla base di quello che dice il Vaticano II, ma lo dico io, perché il Vaticano II non lo dice. Ovviamente, di fronte ad una nozione del genere, devo aggiungere che un po' vagamente l'araba fenice incomincia a farsi conoscere. Tanta insistenza non sorprende. Direi anzi, da un punto di vista altamente positivo, che è un attestato di docilità e di fedeltà alle linee maestre, alle direttive che Papa Roncalli l'11 ottobre 1962 prospettò ai padri della Chiesa, ai padri del Concilio, aprendo ufficialmente la grande assise conciliare. Pur mettendo la dottrina al primo posto dei lavori conciliari, ne diversificò la metodologia rispetto al passato. Prima la Chiesa non rifuggiva dalla condanna severa e ferma. Oggi alla severità preferisce la medicina della misericordia. Per Papa Roncalli, dunque, soprattutto di fronte ad una umanità prigioniera di tante difficoltà, la Chiesa avrebbe dovuto mostrare il volto buono, benevolo, paziente della madre, fomentare la promozione umana dilatando gli spazi della carità, diffondere serenità, pace, concordia e amore. In tal modo, i lineamenti dell'Araba Fenice, pur rimanendo ancora non definiti, si confondono o incominciano a confondersi con quelli della madre buona, paziente, amorevole. A conferma dell'indirizzo roncalliano, Paolo VI, nell'omelia del 7 dicembre 1965, in occasione della 9ª sessione del Concilio, dichiarò che la Chiesa ha a cuore, insieme con il regno dei cieli, notate tutte le sfumature, insieme con il regno dei cieli, l'uomo e il mondo. È tutta, anzi, in funzione dell'uomo e del mondo. Intimo essendo il legame tra la religione cattolica e la vita umana, al punto che dell'uomo e del genere umano la religione cattolica può dirsi la vita stessa. Grazie alla sua sublime dottrina,
alla cura materna con cui accompagna l'uomo verso il fine supremo, ai mezzi che gli dona perché possa conseguirlo, e via di questo passo. Ennesima dichiarazione di intenti, dico intenti, misuro e soppeso le parole, ennesima dichiarazione di semplici intenti pastorali che, rimanendo entro il limite del generico, non scoprono ancora il volto, non i lineamenti dell'araba fenice. Tuttavia, sulla pastoralità del concilio, nessun dubbio e nessuna discussione. Il Vaticano II non fu, solo perché non doveva esserlo, un concilio dogmatico e tutto sommato nemmeno disciplinare. Fu, perché volle questo e lo dichiarò, soltanto un concilio pastorale. E nonostante i tanti interventi interni ed esterni, il genuino significato della sua dichiarata pastoralità è ancora fra le nebbie. Perché è ancora fra le nebbie? Perché da qualunque parte noi lo prendiamo, girando da una parte o dall'altra questa questione, ritorna sempre all'evidenza una cosa: siamo di fronte ad un concetto non definito. Se ne parla tanto, si gira attorno al concetto, se ne dà, non sempre, ma se ne dà una qualche spiegazione, mai una definizione. Ho accennato poco prima alle varie sfaccettature della pastoralità conciliare. La pastorale, sia come aggettivo qualificativo, sia come aggettivo sostantivato, ricorre in effetti decine e decine di volte, non una volta sola, per darne, se non proprio la definizione, come appena accennavo, almeno un accenno di descrizione o di spiegazione. Riconosco che, analizzando criticamente le varie dichiarazioni, è possibile, ve ne ho data una dimostrazione, è possibile farsene una vaga idea. Essa però non sarebbe direttamente per sé espressione dell'insegnamento conciliare. L'esempio più probante è dato da Gaudium et Spes, qualificata addirittura come costituzione pastorale. Io non voglio dilungarmi perché andrei alle calende greche, se volessi mettere in evidenza la sottile contraddizione che c'è fra queste due parole, costituzione pastorale. Lasciamo perdere. Tutta essendo la Gaudium et Spes un fermento ideale e propositivo a favore dell'uomo, della sua libertà, della sua dignità, della sua presenza nella famiglia, nella società, nella cultura, nel mondo, allo scopo di conferire alla vita privata e pubblica un respiro e una dimensione a misura umana. L'abbinamento dei due lemmi, Costituzione, pastorale, questo posso dirlo, è la novità, più novità di tutto il Vaticano II.
prescindendo dalla sua discutibilità. Lo fu per gli stessi padri conciliari, che prima di approvarla discussero una decina, se ben ricordo, di altre proposte e di altre possibilità di definizione di questa Costituzione. L'unica giustificazione di questo abbinamento si ha nella nota che fa seguito al titolo dell'inconsueto documento, definito pastorale, sia perché sulla base di principi dottrinari intende esporre l'atteggiamento della Chiesa nei riguardi del mondo e degli uomini d'oggi. Ho l'abitudine di citare alla lettera, perché non mi si accusi di inventare qualche cosa o di caricare qualche cosa di mio. Sia perché l'atteggiamento e i principi dottrinali si compenetrano a vicenda. Bene, si dovrebbe dedurne che l'atteggiamento in parola è sempre l'applicazione e la traduzione pratica di principi dottrinari, ma resta un problema capire di quali principi, quali siano questi principi dottrinali che vengono messi in atto dall'azione pastorale. Forse principi, e senza forse, principi sociologici, principi politici, principi economici, ma almeno direttamente, sottolineo questa riserva, almeno direttamente, non principi evangelici. Il riferimento all'uomo e al mondo richiama di ambedue la nativa finitezza, i filosofi direbbero finitudine, la creaturalità, la temporalità, il dinamismo, l'incessante evolversi, sul quale pende la spada di Damocle di una sempre possibile involuzione. Ciò dà evidenza alla loro condizione variabile, alla loro condizione contingente, ma dà evidenza anche alla problematicità nella applicazione pratica di quei principi dottrinari che sono in gran parte assoluti e irriformabili. Anche la nota avverte una tale aporia e la segnala, ma non la risolve, anzi la complica, nel momento stesso in cui stabilisce che la Costituzione dovrà interpretarsi secondo le norme generali dell'ermeneutica teologica, tenendo conto, notate, tenendo conto delle circostanze mutevoli, cui sono intrinsecamente connesse le materie trattate. In realtà, se la pastorale dovesse consistere in questo balletto tra sì e no, una sua definizione sarebbe radicalmente e totalmente impossibile, perché sarebbe la definizione della contraddizione. È detto che al contingente va applicata l'indiscutibilità dottrinaria, ma se una tale applicazione riducesse a contingente la dottrina o rendesse indiscutibile ed assoluto il contingente,
stravolgerebbe l'uno e l'altro elemento in una aperta e stridente contraddizione. Il sì a braccetto con no. Capisco perché già nell'aula conciliare Gaudium et Spes fu il testo più discusso e più ostacolato, cui poco valse l'affidamento a commissioni e sottocommissioni, ed altrettanto poco valse il passaggio attraverso ben 4 riformulazioni. La difficoltà al limite della ibris. La difficoltà è nella affermazione simultanea del sì e del no. E forse, dipeso da questa irrisolta aporia, la problematicità che accompagna tuttora, dopo circa mezzo secolo di postconcilio e di ermeneutiche che si avvicendano alle ermeneutiche, ogni discorso sulla pastorale. In pratica, essa serve per legittimare un po' tutto e il suo stesso contrario. Le 2 ermeneutiche conciliari, alle quali si è spesso riferita l'analisi del Santo Padre e che Sua Eccellenza ci ha ricordato, quella che fa del Vaticano II l'inizio di un nuovo modo di essere Chiesa, e quello, cioè la rottura, e quello che lo collega alla vivente tradizione ecclesiale, sono ambedue legittimate dalla irrisolta aporia, e fintanto che non si risolve questa aporia avranno ragione di parteggiare gli uni per questa, gli altri per l'altra. Nelle 2 ermeneutiche, infatti, il Vaticano II, primo, assume sul piano dottrinario in tutte e 2, che sembrano contraddittori, rottura e continuità, assume l'aspetto e il valore di un concilio dogmatico. L'una fa del Vaticano II un superconcilio, l'altra la sintesi dottrinale di tutti i precedenti concili. Secondo, sul piano pastorale appare come un contenitore indifferenziato dalla sua stessa qualità pastorale, una sorta di battitore libero. Per ragioni pastorali gli è consentito tutto, di dire simultaneamente il sì ed il no. Si impone a questo punto, posso sbagliarmi, per l'amor del cielo, sono una povera creatura non come voi che siete tutti al di sopra, come in genere è l'uomo di sempre. Posso sbagliarmi, ma a questo punto si impone un giudizio sereno e obiettivo sulla qualità del Vaticano II, che affrettatamente ed anche un po' ingenuamente fu chiuso nell'area pastorale. E sempre a questo punto vi chiedo di permettermi di rivolgervi una preghiera di cui forse non c'è nessun bisogno, perché vi vedo così attenti che non vi sfugge nulla, neanche una sfumatura. Ma se ci fosse possibilità di aumentare questa attenzione, ve ne faccio preghiera. Lo dico a tutti i presenti, lo dico anche ad alcuni in particolare, che vorrei fossero presenti, non so se ci siano. Lo chiedo perché
in questi ultimi tempi specialmente, sul mio nome si sono fatti dei giudizi, spesso contraddittori, e a me non interessa questo. Interessa un altro aspetto di questi giudizi, che li chiamerei infondati. C'è chi mi commisera e c'è chi mi ferisce profondamente. Se potessi dire fino al sangue lo direi, con l'insinuazione del doppio giochismo. È un giudizio roditoriamente equivoco. A chi mi commisera, a chi mi dice ma chi te lo fa fare? Ma tira a campare alla tua età. Rispondo col Parini della caduta. Umano sei, non giusto. A chi mi accusa di doppio gioco, per coprire con esso un mio giudizio, che non so dove sia stato pescato, un mio giudizio sul Vaticano II tutto da buttare, tra virgolette, perché questa è la frase, un toscano non direbbe così, su un toscano direbbe buttar via. Riferisco come è scritto, tutto da buttare, rivolgo le parole di un grande predicatore del 1600. Disponete le scodelle delle vostre orecchie, affinché io, con il mestolo della mia eloquenza, possa deporvi la minestra della verità. E la verità è che nella mia non breve giornata mai, mi domando se qualcuno avverta tutto il valore di questo avverbio, mai, esclude anche una volta sola come eccezione. E io lo ripeto, lo sottolineo, lo grido. Mai ho detto, mai ho scritto una sola parola per guadagnarmi l'altrui benevolenza. Scusatemi, se l'avessi fatto, se, periodo ipotetico di terzo grado, in realtà, se l'avessi fatto, probabilmente non mi troverei qui o non nelle condizioni in cui mi ci trovo. Ho la fierezza, ho la fermezza di sostenerlo a tutela di una linearità e di una coerenza cui tengo come la pupilla dei miei occhi. Né alcuno può scambiare per doppio gioco un'esposizione corretta e rispettosa. Anche la correttezza, anche il rispetto fanno parte della mia coerenza, ma da qui al doppio gioco c'è di mezzo l'impossibile. In linea allora con tale coerenza, ultimamente ho sostenuto che il Vaticano II è da valutare su vari livelli dal medesimo toccati. In una recente pubblicazione ne ho indicati 3. Oggi, per meglio precisare il mio concetto, ne presento 4. 4 livelli ai quali arriva il Vaticano II e sui quali si sistema. Non li sfiora. Tutti e 4 sono Vaticano II. Chi ha dimestichezza
non con la sola Gaudium Spes, ma con tutti i 16 documenti conciliari, si rende ben conto che la varietà tematica e la corrispettiva metodologia di ogni singolo documento collocano il Vaticano II su quelli che ho detto 4 livelli qualitativamente distinti l'uno dall'altro e da tutti gli altri. C'è un livello generico che potrei anche definire fenomenico, perché riguarda il fatto, il fenomeno concilio, in quanto concilio. C'è un livello specifico perché in esso si è collocato direttamente e volutamente il Vaticano II, ed è quello del taglio pastorale. C'è un terzo livello che io chiamo dell'appello o degli appelli ad altri concili. C'è un quarto livello ed è quello delle innovazioni. Una parola per ciascuno di questi livelli. Sul piano generico, il Vaticano II ha veramente tutte le carte in regola per essere un autentico concilio della Chiesa, il 21esimo di una lunga serie di fronte ai 20 che lo hanno preceduto. Da questo livello generico o fenomenico discende un magistero conciliare. È concilio, quindi discende un magistero conciliare. Se dico magistero conciliare, dico nello stesso tempo un magistero solenne e un magistero supremo. Solenne e supremo non significano però di per sé. Ci possono essere motivi per modificare in parte almeno questo giudizio, ma di per sé non significa una dogmaticità ed una infallibilità degli asserti del Vaticano II. Significa soltanto che questi asserti, qualunque sia la natura di essi, sono almeno a questo livello, solenne e supremo. Che qualcuno possa essere anche dogmatico e infallibile è da dimostrare, ma di per sé significa soltanto questo. A quel livello è il primo, ce ne sono altri 3. Veniamo al secondo, quello che è specifico del Vaticano II, e cioè il livello pastorale. La parola in sé e per sé dovrebbe giustificare i vastissimi interessi, non pochi dei quali eccedenti la stessa fede cattolica e la sua teologia, del Vaticano II. Per esempio, la comunicazione sociale, la tecnologia, l'efficientismo della società contemporanea, la politica, la pace, la guerra, la vita economico-sociale, non la vita, che quella è Vangelo, non la vita, la vita economico-sociale, l'ecologia, e si può continuare. Anche a questo livello tutto appartiene all'insegnamento conciliare, cioè supremo e solenne. Non può vantare, nei limiti degli esempi che vi ho fatto, non può vantare questo insegnamento conciliare una qualità infallibile e dogmatica, per la contraddizione che non consente, direbbe il nostro buon padre Dante. Per il semplice motivo, cioè, che si tratta di materia
non infallibile e non irriformabile. Arriviamo al terzo livello. È quello che ho, come dicevo, definito degli appelli. Ce ne sono vari in tutti e 16 i documenti del Vaticano II. Alcuni sono, e questi sono in pochi documenti, alcuni sono diretti, altri sono indiretti o impliciti, ma ce ne sono, e molti. Sono gli appelli che qualche volta si leggono più o meno con queste parole. Lumen Gentium 1, Precedentium Conciliorum, Argumento Instans. Lumen Gentium 18, Concilii Vaticani I, Vestigia Premens. Dei Verbum 1, Conciliorum Tridentini et Vaticani I, Ineres Vestigiis. Questi sono esempi, e non sono tutti, di appelli o riferimenti diretti. Quelli indiretti o impliciti sono molto, molto più numerosi e sono più o meno i seguenti: la natura della Chiesa, la sua struttura gerarchica, la successione apostolica, la giurisdizione universale del Papa, l'incarnazione del Verbo, la redenzione, l'infallibilità della Chiesa, l'infallibilità del magistero ecclesiastico, la vita eterna dei buoni e l'eterna condanna dei cattivi, e via di questo passo. Sotto questo aspetto, cioè in questo terzo settore, a questo terzo livello, il Vaticano II gode di incontestabile validità dogmatica. Si può dire allora che è un concilio dogmatico? Lo direi cum grano salis, con qualche riserva. Dico che gode di incontestabile validità dogmatica, anche se in sé per sé resta il concilio pastorale che si è autodefinito. Resta cioè in lui, in esso, una dogmaticità di riflesso, proprio perché dedotta da precedenti definizioni o asserzioni di concili ecumenici. Quindi la conclusione è chiara. Entro questa fascia di riferimenti e di appelli c'è la dogmaticità del concilio, anche se il concilio continua ad essere non dogmatico. Ultimo quarto, cioè livello, è quello delle innovazioni. Beh, se si guarda allo spirito che guidò il concilio, si potrebbe affermare che tutto il concilio fu un quarto livello. Tutto il concilio è novità. Ma voglio andare invece a qualche cosa di più preciso per poter trarre poi la valutazione che la base sulla quale mi fermo suggerisce. Certo che questo quarto livello appare come lo spirito che muove il concilio stesso, che dà quindi una caratteristica speciale al concilio stesso e lo rende radicalmente innovatore, anche laddove, e lo fa non una volta sola, tenta il suo radicamento nella continuità della tradizione. Alcune innovazioni sono tali
che non presentano difficoltà in chi sa leggere e chi sa leggere con l'occhio alle fonti. Non presentano difficoltà. Sono innovazioni vere e proprie, perché le fonti ci dicono qualcos'altro. Il tentativo di innervare su queste fonti le novità c'è. Se sia riuscito o meno, deve essere messo in evidenza. Ecco un discorso da fare, che sarebbe stato tanto bene fare. Quali sono questi margini ancora irrisolti di una innovazione che non ha il suo humus, non trae la sua linfa dall'humus delle fonti? La collegialità dei vescovi. Prendete il testo, leggete le note che dovrebbero supportare l'affermazione della collegialità. Vi parleranno della comunio, littere communionis, vescovi che si scambiano le lettere di comunione per essere bravi e buoni fratelli nell'esercizio della loro pastorale, non per governare insieme la Chiesa. Qual è il concetto di collegialità? Le fonti ci dicono qualcos'altro. Non c'è qui il radicamento nelle fonti. L'assorbimento della tradizione nella Sacra Scrittura. C'è un concilio addirittura, e che concilio? Il Tridentino, che ci parla delle due fonti. Non si vede perché debba essere una sola la fonte. La limitazione della ispirazione e inerranza biblica, questa è di una gravità fuori del comune. Fuori del comune. Non insisto per non dire troppe cose. Qui c'è di mezzo la fede cattolica. Fede cattolica cattolicamente definita. Aggiungo, per chi non vuole ascoltarli, non li ascolti, ma li aggiungo. Strani rapporti con il mondo ebraico ed islamico. Forzature della cosiddetta libertà religiosa. È fin troppo chiaro che c'è un livello, ed è questo, quello che ho detto quarto, al quale non arriva assolutamente, sotto nessun punto di vista, la possibilità di un inquadramento dogmatico. È quindi infallibile, è quindi irriformabile. Concludo, vi chiedo scusa perché ho durato fin troppo, ma concludo. L'adesione al Vaticano II, per quanto ho appena finito di esporre, è qualitativamente articolata, in quanto tutti e quattro i distinti livelli esprimono un magistero conciliare, tutti e quattro pongono al singolo e alle comunità cristiano-cattoliche il dovere di una adesione che non necessariamente sarà sempre di fede. Questa va soltanto alle verità del terzo livello e solo in quanto provengono da altri concili ecumenici, sicuramente dogmatici. Agli altri livelli è doveroso riservare una religiosa e rispettosa accoglienza, fino a che qualcuno dei loro asserti non urti, come vi ho dimostrato, non urti contro la perenne attualità della tradizione per evidente rottura con le odem sensu e ademque sententia. Il dissenso in questo caso
specie se sereno e ragionato, lo voglio sottolineare, ragionato, mi riferisco a quel che diceva Sua Eccellenza all'inizio, non determina né eresia né errore. Quanto al secondo livello, quello pastorale, bisognerebbe proprio pensare che i padri conciliari non conoscessero l'ipoteca illuminista, da loro stessi pagata con l'apertura del concilio ad una pastorale, la quale, fin dall'inizio, secondo la logica illuminista da cui dipendeva, aveva dato lo sgambetto a Dio per sostituirgli l'uomo e talvolta per identificare nell'uomo lo stesso Dio. Per chi non lo sapesse, ma credo che tutti dovrebbero saperlo, aggiungo, fu la pastorale del XVIII secolo, no il secolo del Vaticano II. Fu la pastorale del XVIII secolo a mettersi dietro le spalle le motivazioni, le fonti, i contenuti, il metodo della teologia dogmatica, a spalancare cioè le porte del fortilizio teologico al primato del naturale, del razionale, del temporale, del sociologico, del politico. Con ciò non dico, e non lo dico affatto, che la pastorale del Vaticano II sia la medesima pastorale del XVIII secolo. Sotto i ponti dell'acqua ne è passata abbastanza. Ma sarebbe o ingenuo o disinformato chi, per affermarne l'identità, negasse ogni loro parentela. Non c'è identità, d'accordo, ma c'è parentela. E se uno nega la parentela, dimostra di non aver capito i termini della questione. Anche nel Vaticano II, la matrice della pastorale restava quella illuminista, la matrice intendo. Le parole sono tutte pesate e soppesate. La matrice restava quella illuminista, sia pure diversamente espressa e motivata. A toglierla dalle sabbie mobili dell'illuminismo provvide Paolo VI, il quale, in apertura del secondo periodo conciliare, trasferì questa pastorale dalla sfera illuminista a quella romantica, ma non credo che ci sia bisogno di essere fondati in maniera fuori del comune in materia storica per capire che si è di fronte ad un atteggiamento di sfumature diverse con la base identica. Il periodo che generò l'illuminismo generò anche il romanticismo, l'uno accentuando ciò che costituiva una preoccupazione razionale e una premessa razionale, l'altro quello che costituiva un richiamo al sentimento e alle forze incoercibili dello spirito umano. Ma il movimento è quello. E Paolo VI fece questo, da un settore ad un altro, ferma restando la realtà. Che cosa disse? Cito la lettera anche questa volta. Cito la lettera. Fu in apertura del secondo periodo conciliare, quando, per descrivere la pastorale, disse che il Vaticano II l'aveva assunta per farne, vado lentamente, voglio che queste parole si incidano bene nella vostra attenzione, un ponte verso il mondo contemporaneo, comunicando ad esso la sua interiore vitalità. Siamo proprio in pieno romanticismo.
la sua interiore vitalità come fenomeno vivificante e strumento di salvezza del mondo stesso. Questa volta faccio un'eccezione. Acta Apostolicae Sedis, numero 55, 1963, pagina 854-855. L'araba fenice diventava così un ponte, un coefficiente di vita, uno strumento di salvezza, senza perdere però la sua parentela con la matrice illuminista, ammodernata di un atteggiamento o una spiritualità romantica, ma la matrice era quella, attraverso un'ispirazione neomodernista dei suoi sostenitori. Non a caso, da una teologia pastorale così intesa, prese le mosse la massiccia secolarizzazione che ha poi trionfato nella presente fase post-conciliare. E se dall'ignoranza dei suoi precedenti dipende l'indecisa nozione della pastoralità, dalla sua originaria parentela con essi dipenderebbe l'assurdo della dogmaticità di un concilio che si autodefinisce semplicemente pastorale. L'araba fenice in tal modo rivela finalmente il suo volto. Tutto sommato, sarebbe stato molto meglio se ce l'avesse tenuto nascosto ancora per un po' di tempo. Grazie.